Buongiorno a tutti, sono Michelangelo Mammoliti, ben ritrovati qui in Langa, nel ristorante La Reinatura, all'interno del Boscareto Resort. Oggi siamo qui per un motivo speciale, ed è questo qua. Che cosa vuol dire questo? Che sono l'ambasciatore del nuovo numero di Italia Squisita. All'interno troverete delle mie ricette, dei consigli, la mia filosofia di cucina e la mia storia. Ma soprattutto c'è questa ricetta in copertina. È un racconto dei miei viaggi, del mio peregrinare in giro per il mondo tra Francia, Oriente e Italia. Quindi un'anatra che viene prima fatta marinare in sale, poi viene poché all'interno di un brodo, dopodiché viene fatta una prima parte di rosolatura nella cocotte, una laccatura e una cottura in forno, dopodiché l'anatra viene tolta dal forno, passata all'interno del barbecue di un Josper e poi di nuovo nappata e passata sotto la salamandra. Tutto questo servito nel piatto con un condimento a base di tamarind e nespole e uno jus profumato al coriandolo. Adesso, insieme a una parte della mia brigata, quindi Giulia, Osiris e Jacopo, vi faremo vedere le varie fasi della preparazione e le tecniche di quest'anatra. Siamo all'interno delle cucine, adesso vi spiego brevemente come andiamo a pulire la nostra anatra. Innanzitutto questa è un'anatra muta, locale. Ora andremo a flambarle e a togliere tutti i piumini. Queste anatre hanno la problematica di avere una pelle molto spessa e quindi sovente capita che il grasso che l'anatra ha non si scioglie, quindi risulta una pelle superficialmente croccante ma poi internamente gommosa. Quindi abbiamo scelto delle anatre che non sono superiori ai 2 kg di peso, con una giusta quantità di grasso attaccata al petto, quindi un giusto spessore tra carne e pelle. Ok. Poi andiamo sulle zampe, andremo poi a togliere la parte della pelle dell'anatra e questo si fa su tutto il pollame se si vuole servire il volatile intero, perché è la parte meno pulita dell'animale, perché giustamente ha le zampe che toccano il terreno. In questo caso le lasciamo attaccate all'anatra, però sovente lo utilizziamo anche per fare o dei brodi o gli jus, perché sono ricchi in collagene e ci danno quella texture setosa al nostro jus, quindi è importante poi pulire anche bene tutte le parti che non si vedono nella preparazione ma ci servono per rifinire il nostro piatto. Capita sovente che le anatre hanno questi piumini sotto pelle, vedete, questi piumini qua vanno eliminati. A questo punto lo speroncino togliamo, ok, le unghiette. Adesso togliamo l'interiora e andiamo con la mano a fare questo movimento qua, rotatorio all'interno della cassa toracica dell'anatra. Quindi entriamo, qua avete lo stomaco e il fegato, ok? Attenzione, qua c'è la bile, bisognerà poi fare attenzione a togliere il fegato senza recidere la bile, perché sennò tutta questa parte sarà amara. Poi togliamo il cuore, eccolo qua, cuoricino, il polmone. È importante togliere tutte le parti sanguinolente all'interno dell'anatra, perché le parti del sangue poi ti farebbero risultare uno jus amaricante, ok, amaro, tende all'amaro e al ferroso. Andremo a marinare la nostra anatra con questi ingredienti: timo, cannella, alloro, pepe sarawak, rosmarino, ginepro, salvia, coriandolo, aglio e steli di coriandolo fresco. Allora, iniziamo col prendere il sale e andare a mettere all'interno dell'anatra una parte di sale per far sì che l'anatra si saporisca al suo interno. Questa è la prima fase che faremo, andremo a mettere le nostre erbe e le spezie all'interno. Adesso passiamo alla fase di legatura della nostra anatra. Quindi prendiamo il filo, andiamo a prendere la parte del sedere e ripiegarlo su se stesso. Questo ci permetterà di fare un tappo naturale. Andiamo a chiudere l'anatra prendendo la parte
del sedere. Ok, ruoto l'anatra e faccio passare il mio ago tra le ali. Ok, le ali hanno 2 ossicina, quindi dobbiamo andare a passare all'interno dell'ala. Ok, ruoto l'anatra, tiro bene. Ok, faccio un paio di nodi, 3 nodi all'incirca e vado a stringere forte. Ok, in questa maniera. Poi ritorno qui, vado a mettere le zampe contro la parte del sedere dell'animale. Questo mi permetterà di tenere la temperatura all'interno dell'anatra e di non far uscire i succhi dell'anatra. Facciamo un bel nodo stretto, così. Ok? E voilà. Tagliamo l'estremità del nostro spago, facciamo un nodo e questo ci permetterà poi di farla sbianchire e avere un supporto e poi sarà appesa così in frigorifero per farla asciugare. Siamo arrivati alla marinatura, quindi andremo a fare questo sale grosso marino profumato alle spezie e alle erbe, le stesse spezie e erbe che abbiamo usato all'interno della nostra anatra. Quindi prendiamo una microplane, pompelmo, andiamo a grattugiare la scorza. Dici perché usi la microplane al contrario? Perché vedo dove vado. Perché da sotto se fate così non si vede e quindi poi grattate l'albedo è amaro, viene fuori un casino. Si possono usare tanti altri agrumi, arance, limoni, pomeli, se la volete poi più thailandese potete usare del kaffir lime, la potete fare con che cosa volete, insomma. Ok? Cannella, coriandolo in grani, i 2 pepi, pepe sarawak e pepe cubebe e ci metto anche ginepro. Voilà. Lo tostiamo all'interno leggermente per far uscire tutti gli oli essenziali. Si potrebbe fare tranquillamente in una padella a casa o sulla brace anche. Gli diamo una leggera pestata per far partire fuori un po' i profumi. Voilà, mettiamo dentro. Poi le erbe, il rosmarino, la salvia, i gambi del coriandolo, l'aglio, il timo, sfogliamo leggermente, l'alloro e via, giriamo. Allora giriamo e facciamo così penetrare tutti gli oli essenziali all'interno del sale in modo tale che si insaporisca e poi vada a trasferire tutti questi profumi alla nostra anatra. Guardate che bello. A questo punto adagiamo una parte di sale dentro il nostro lavage a fare la base, così. Poi prendiamo la nostra anatra, la mettiamo nel nostro lavage, la copriamo e la mettiamo a nanna per un'ora. Vi ho fatto vedere la preparazione dell'anatra intera, adesso andiamo a smontare le anatre per prelevare le parti meno nobili e farlo giù. Andiamo a mettere un goccettino di olio di semi di vinacciolo e il grasso che abbiamo recuperato dall'anatra. Là dietro abbiamo del brodo freddo di anatra dove andremo ad aggiungere le parti delle ossa per fare la base, per avere un brodo amplificato di anatra, okay? Che utilizzeremo poi per bagnare il nostro jus. Quindi tutte le ossa le andiamo a mettere qua dentro a freddo e portiamo poi a ebollizione le zampettine e via. Qua il nostro grasso incomincia a sciogliersi e a questo punto incominciamo a mettere la carne della nostra anatra e farla rosolare piano piano. E andiamo a arrostire adesso, via. Il brodo l'abbiamo acceso, deve sobbollire poi. La carne non va particolarmente mossa perché deve fare una prima caramellizzazione della superficie, dovrà essere dorata perché è quello che ci darà poi la colorazione finale al nostro jus. Vedete il grasso che tira fuori, questo lo recuperiamo perché è troppo, se no il nostro jus risulterebbe troppo grasso. Poi lo andremo a filtrare e lo useremo per condire la nostra anatra. Il brodo nel frattempo ha incominciato a sobbollire.
per ordine. Andiamo a mettere all'interno calogno, coriandolo in grani, cumino, pepe. Vedete che man mano la carne prende una giusta colorazione. Spettacolare, ragazzi. Mettiamo le interiora. Lo togliamo ancora un po'. A questo punto andremo a mettere le nespole che contengono succo, quindi andranno a deglassare naturalmente la nostra cocotte. Mi piace utilizzare la frutta perché c'è un buon equilibrio tra la carne di anatra e la frutta, perché l'anatra è grassa, la frutta ha una particolare acidità accentuata, quindi dà equilibrio poi al piatto. Un'alternativa di frutta stagionale potrebbero essere le ciliegie. Se andiamo in là nel tempo noi la facciamo anche con la prugna, per esempio. Okay. Se non avete queste due altre frutte potete farle con ananas oppure mango, se volete. Aggiungiamo un bouquet garni composto da alloro, timo, gambi, coriandolo. Cosa molto importante di uno jus è far attaccare bene i succhi, ma deglassarli con una parte o di acqua fredda o di ghiaccio. Per staccare un po' i succhi, non troppo. Voilà. Vedete cosa succede? Il ghiaccio va a fare un contrasto col calore e in automatico si staccano i succhi all'interno della storia. Facciamo evaporare a secco. Evaporare a secco vuol dire evaporare eliminando tutto il liquido che è presente all'interno della nostra cocotte in ghisa. Se non avete una cocotte in ghisa potete usare tranquillamente una pentola in acciaio o addirittura una pentola in pietrolare. A questo punto bagniamo con il nostro brodo di anatra, che è la nostra base per il nostro jus. Ora noi stiamo bagnando con un brodo di anatra caldo. D'abitudine lo jus si bagna con un brodo o una base fredda, però in questo caso ho già una buonissima base, ok? E poi uno jus minute, quindi quando l'anatra viene ordinata dalla sala noi partiamo con tutte le fasi di lavorazione e partiamo anche con lo jus, quindi il tempo di marinatura dell'anatra è il tempo di cottura del nostro jus, ok? Andiamo a ultimare il nostro jus con dei gambi di coriandolo, ok? Voilà. E adesso lasciamo cuocere. Quindi lasciamo in infusione il nostro coriandolo lo stesso tempo di marinatura della nostra anatra, quindi un'ora. Andiamo a togliere la nostra anatra dalla marinatura di sale, spezie e erbe e la adagiamo all'interno di una placca di sbarazzo, quindi togliamo il sale e la mettiamo qua. Togliamo l'eccesso di sale, tanto poi andremo a metterlo in un brodo che è privo di sale, quindi se ne rimane un po' attaccato non è un problema. Adesso siamo pronti per immergere la nostra anatra muta all'interno del brodo di spezie, quindi lo stesso che abbiamo utilizzato per fare il nostro jus, con all'interno le stesse spezie che abbiamo usato sia per marinare l'anatra che per fare il nostro jus. Quindi prendiamo l'anatra, vedete questo a cosa serve? Serve a fare questa operazione qua, piano piano. Questo ci permetterà di far irrigidire un po' la pelle dell'animale, di sigillarla un pochettino, di trasferire un po' i sapori e i profumi delle spezie all'interno della nostra anatra e in più di eliminare una parte di grasso contenuta nella pelle dell'anatra. Voilà. Adesso contiamo 2 minuti, poi la tiriamo su e la raffreddiamo immediatamente in abbattitore. In Oriente si sbianchisce l'anatra e si mette in acqua e ghiaccio. Io preferisco metterla in abbattitore per evitare di perdere un po' le sostanze aromatiche che abbiamo trasferito con il brodo. Se a casa non avete la possibilità di utilizzare un abbattitore, potete utilizzare la tecnica orientale, quindi acqua e ghiaccio, oppure la lasciate a temperatura ambiente e poi andate direttamente poi in cottura. L'anatra è pronta, togliamo l'eccedenza delle spezie, la scoliamo leggermente, voilà, guardate che bello.
Ok, adesso andiamo in abbattitore. 10 minuti e poi partiamo con la cottura. Qua Giulia sta facendo una base di crema di tamarindo, quindi la parte acida del nostro piatto anche. Allora, la nostra anatra è fredda, adesso ci accingiamo a rosolarla leggermente nell'altra stoba e poi andiamo in forno. Andiamo a togliere un po' di liquido, che se no anziché diventare un'anatra arrostita diventa un'anatra bollita. Voilà. La asciughiamo un po' e via. Ora, a secco, andiamo a mettere la nostra anatra nella cocotte. Voilà. Recuperiamo il grasso dell'anatra che abbiamo tolto dallo jus e ne andiamo a mettere un pochettino nella nostra cocotte. Vedete? Andiamo a far ruotare anche questa parte qua. Adesso la giriamo. Di solito si fa 30 secondi per lato in modo tale da avere una doratura poi uniforme. Ok, guardate che bello. Piano piano, la parte del petto adesso. E man mano questo grasso qua in eccesso lo togliamo. Un pochettino ci serve per dargli un inizio di cottura, poi lo togliamo man mano che lo rilasci. Ok? Qua abbiamo una marinatura a base di aceto di riso, malto, zenzero e lemongrass. Ok? La lacchiamo un pochettino. Allora, vai. Adesso la appendiamo in forno. Quindi apriamo il forno, metti la griglia per favore, Jacopo. Vai. Tiriamo su l'anatra, l'agganciamo dalla zampa. L'agganciamo lì. Andiamo dentro il forno, opla. Agganciamo la nostra bella anatra. Abbiamo messo l'anatra nel forno a 200 gradi costanti e andiamo a sentimento, dipende dall'animale. Questo è un animale da 1,8 kg, 2 kg, quindi poi man mano andate a sondarla. Se avete una sonda a casa, utilizzate la sonda, la tirate fuori a 45-47 gradi fino a quando non la raggiunge i 52-54 gradi al cuore. Poi dipende da come vi piace la cottura dell'anatra. Io la preferisco blu rosé, ma queste anatre qua possono anche essere cotte o ben cotte e hanno un risultato veramente eccezionale ugualmente. Quindi l'anatra la potete fare come vi piace di più a casa. Andiamo, mi date un torcione pulito? E andiamo a terminare la cottura della nostra magnifica anatra. Però portiamo avanti questo qua, gli diamo un po' di fumo. Vedete? Voilà. Tiro sul lato. Voilà, così. Sul petto. Voilà. E siamo pronti. Proprio colpettino ancora. Andiamo a mettere l'acqua di nespola che abbiamo fatto rullando le nespole, facendo decantare, poi facendo ridurre l'acqua delle nespole e otteniamo una melassa di nespole. Andiamo a mettere l'anatra all'interno del Josper perché mi piace sempre dare una parte di affumicato ai miei piatti e poi mi ricorda un po', sai, casa, no? Giornate da domeniche, con la famiglia, gli amici, insomma, la cucina deve essere famiglia anche. Sale di nuovo e voilà, e ci siamo. Voilà. Andiamo a presentare la nostra anatra. Le spezie sopra. Il nostro pompelmo.
delle zestine di pompelmo sopra. E poi andiamo a mettere un po' i nostri fiori del timo. E parte in sala adesso. Servizio! Prego. Una volta che viene presentata ai clienti in sala, l'anatra viene porzionata in cucina, quindi vengono levate le parti che non ci interessano. Quindi togliamo il filo, togliamo le zampe, togliamo le ali. Ok, questa la spostiamo sull'altro tagliere. Opla. Perché qui c'è lo sterno adesso. Lo taglio. Voilà. Qua andiamo giù così. Voilà. Stessa cosa di qua. Allora non tolgo le cosce perché poi le mettiamo a cuocere di nuovo, ok? Voilà. Allora adesso andiamo a salare la nostra carne. Vedete è rimasta rosé. Pepiamo. Aggiungiamo il grasso dell'anatra, vedete? Bella golosa. La giro. Salamandra. Via. E voilà, ci siamo. Prendiamo il nostro petto di anatra e lo appoggiamo sopra questo pezzo di carta assorbente. Guardate, andiamo a togliere la prima parte. E qua faccio 3 fettine. La assaggiamo. Un pizzico di sale. La laccatura anche. Qua Giulia sta mettendo una base di crema di tamarindo, quindi la parte acida del nostro piatto anche. Poi metterà un condimento a base di nespole disidratate e mandorle armendine. E poi andiamo ad adagiare le nostre fette di anatra. Mettiamo i nostri fiori di timo. E poi qualche germoglio di coriandolo, sì. Le zeste di pompelmo. Allora, guarda ragazzi, qua avete nefl, quindi anatra arrostita e glassata alla melassa di nespole, condimento di tamarindo, jus profumato al coriandolo. Voilà. Vi ho mostrato insieme alla mia brigata le tecniche di preparazione di questa anatra, quindi se volete provare a casa a utilizzarne una o due o più tecniche di quelle che avete visto, potete tranquillamente farle. Oppure, se vi fa piacere, vi aspettiamo qui a Serralunga d'Alba, all'interno dell'arenatura, nel Boscareto Resort. Un saluto a tutti, agli amici di Taglia Squisita, da parte mia e da tutta la brigata, e ci vediamo al prossimo video.